Ah, ecco qua. Ma vedi che stai meglio? Con tutta sta polvere non ti piava un'allergia. Che poi mia madre ci sta a combattere tutti gli anni, eh. La polvere, il polline. Lascia stava. Ma senti, ma voi ce l'avete l'allergia in Africa? Mi pare di sì, no? Perché io ho visto in televisione che tipo i leoni e le gazzelle quando corrono ci sta tutta quella polvere. Che poi non te pensate, eh? Perché la polvere, cioè no, la polvere, l'allergia, sì, l'allergia. Ma non mi devi guardare così quando mi sbaglio a parlare, lo sai che mi imbarazzo con sti occhioni neri. Sta scherzando. No, stavo a dire che l'allergia ti può venire da un momento all'altro. Pia mia madre prima non ce l'aveva quando era giovane. Poi una certa gli è piata tutta un botto. E ricordo mia madre che mi diceva che stava bene quando era giovane. Stava bene davvero, me lo dice sempre. Era felice. Andiamo va. In sostanza la domanda che si pone questa coraggiosa signora e che noi rivolgiamo a voi è: abbiamo bisogno di altri parcheggi? Sicuramente. Ma non abbiamo forse un bisogno più urgente di spazi di condivisione, integrazione sociale e culturale? È fortissimo! È fortissimo! Ti prego, dimmi che queste parole non le hai dette tu. Ti prego, dimmi che è stata la giornalista di esagerare le parole. Dimmelo. Qual è il problema? Hai detto noi di Radio Baobab. Noi? Ma quando ne abbiamo parlato, noi? Cos'è che non condividi di quello che ho detto? Che viviamo in un paese del rifiuto? No, hai detto che è un paese di criminali, che conosciamo nomi e cognomi. Questo è un tuo pensiero, non un mio. Non hai il diritto di parlare a nome di tutti, va bene? Io sono 5 anni che lavoro per creare un discorso di tolleranza e tu in 10 minuti hai rovinato tutto. Tu così danneggi me e la mia radio, capisci? La tua radio. Adesso sì che ci fanno chiudere, proprio. Ci fanno chiudere. La tua radio. La nostra radio, Asad. Prendermi cura di questa radio mi fa sentire a casa. Così ti prendi cura. Così dai una mano a chi ci vuole fare chiudere, lo capisci? Ho solo detto che se c'è criminalità bisogna fare nomi e cognomi. Non ho mica detto che viviamo in un paese di criminali. È come se dicessi che siccome l'Italia ha esportato la mafia, allora tutti gli italiani sono dei mafiosi. O come se dicessi che siccome tu sei arabo e strilli, allora tu sei un terrorista? Secondo me ha fatto benissimo. Vedrai adesso quante firme arrivano. E speriamo, Giovanni, speriamo. Io a Zad non lo capisco proprio. Ha ragione Luba. Se non lo difendiamo noi questo posto. Guarda, lui ha le sue idee, forse ha sbagliato nei modi, però ha una sua visione. E quale sarebbe? Lui lavora da anni con un'idea ben precisa in testa, ok? Lui parla di cose reciproche, ok? Non provoca e non polemizza. Ha solo un pensiero: offrire un vero servizio. Amina grossa, ma se lo chiudono il servizio? No, sentite male, io ti sto dicendo il suo punto di vista, ok? Cioè, insieme non contro. Per lui alzare i toni in questo modo è quasi... non so come dirti, è quasi un tradimento. Yes! Lui la pensa così. Se tu ti prendi cura del paese in cui vivi, poi un giorno quel paese si prenderà cura di te. E io sono d'accordo con lui. Yes! Fine partita. Jamal, intanto tu prenditi cura di te. Allena te e schiappa. Ma te Basci che lavoro fai? Attore. No, ma dicevo proprio come lavoro. L'attore, Giorgio. Vabbè, che ne so, credo che era un passatempo. Ma senti, ma si guadagna bene? Tu decidi se è un buon lavoro solo tramite i soldi? Quindi in piena lira. Bella. Lo faccio perché ho tante voci di dentro da fare parlare.
Occhio che mi zia per una cosa del genere si piglia le pasticche. No, io sto bene così. E senti un po', ma stasera chi fai parlare? Una sora? Tassinaro? Chi sei? Stasera faccio parlare un fiore vermiglio. Secondo me vi fanno chiudere. Sì, intanto stiamo ancora aperto, quindi aiutami a postare questo tappeto, vai. Proseguiamo con le telefonate. Pronto? Chi abbiamo in linea? Grande Assad! Oh, guarda, stamattina non ci potevo credere quando ho letto l'articolo, Mi sono incazzato come una fera. Vabbè, non si può dire, radio, vabbè. Comunque, io ho firmato la petizione e siamo tutti con voi. Dai forte! Grazie del supporto e andiamo avanti. Prossima telefonata. Chi abbiamo in linea? Ciao Assad, Nino da Giarre. Siete spacchiosi, ce la facete, vorrei io, perché io mi sto sostenendo. Grazie col Aspetta, cuore. quale Abbiamo grazie? un'altra telefonata. Vai, Jeffrey. Scusi, non ho capito questo fatto dei parcheggi. Ma i dici, non ti basta di multa che fa mamma? Io le tasse le pago. Grazie E del sto pure contributo. assai, Non era proprio questa la tematica che stavamo affrontando, ma grazie lo stesso. Abbiamo un'altra telefonata, Jeffrey. Mandala dalla regia. Pronto? Pronto? Salve, sono Silvana, chiamo da Roma. Io vi ascolto e devo dire che sono d'accordo su tutto, però ecco, volevo dare un consiglio, ma voi che siete così attivi, no? Attivisti, ma perché non andate nel vostro paese, per esempio, a migliorare le cose? Mi scusi signora, non ho capito cosa vuole dire. No, che io vi ringrazio di tutto quello che fate, siete bravi, ma nei paesi vostri c'è bisogno di migliorare. Noi qua in fondo ci siamo già evoluti. Evoluti? Sì, evoluti, no? Certo aspetta. che Sì, siete no, evoluti. No, io non volevo Infatti, offendere. sa, nel nostro paese noi ci abbeveriamo ancora nelle fosse, no, sa? forse no, mi affraintevo. Noi abbiamo ancora la coda. E la mia me l'hanno tolta per fortuna qui in Italia, se no sa che figura. E Ma non lo guardi che so, io- urliamo e saltiamo di No, ramo in ramo. no. E io guardi, continuerei a parlare con lei, ma bisogno che fa- io la inviterei a scena anche, ma ci Guardi. nutriamo solo di bacchi selvatiche e non vorrei offenderla. Sa una cosa? Ma no, guardi, un secondo E che il solo. comune ci vuole cacciare perché è scaduto il comodato gratuito. Ma io li capisco. Buttano giù tutto, fanno un parcheggio, lo fanno per i soldi, io li capisco. Quello che non capisco sono questi pregiudizi mascherati dietro un sorriso. Questo non lo capisco. Ed è con un sorriso che la saluto. Ma lei mi ha frainteso. Guardi che io faccio beneficenza per i paesi Però sì, poveri. è Anzi, ma tutto, io non ho amici. lasciato parlare, ma... Grazie di cuore per tutto il sostegno e le firme. Ci vediamo domani, ci sentiamo domani. Welcome to Italy. Non sono mai stato solo, nemmeno nella solitudine. Io sono moltitudine. Sì, io sono moltitudine. Nessuno è 100.000 di milioni di miliardi. Io sono un uomo indiano, una donna filippina, io sono il fianco punto e sono anche la spina. Mi infiltro dentro il muro e macchio la parete. Sono come l'acqua per chi non ha sete. In fondo, un poveraccio rinchiuso nel suo guscio. Che fiori a volte nascono nel vomito, nel piscio. Guardo la luna e lei mi guarda e ride di tutte queste pene, di tutte queste sfide, che tutto questo chiasso è in fondo solo un vizio, che in ogni mia parola
La fine sta all'inizio. Basteva ore,